Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quello lì che sta trappolando sono io, Paolo, e questo è il mio canale, Paolo Due Cavalli. Nell'ultimo video eravamo rimasti che avevo finalmente tagliato il lavandino dal vecchio mobile per installarlo nel nuovo cassettone estraibile del nuovo mobile, appunto per fare il mobile 2 in 1, perché da due mobili che avevo prima ho deciso di farne uno solo per liberare più spazio all'interno del van, che prima era praticamente completamente occupato dai due mobili, la dispensa con il riscaldamento a gas e il mobile della cucina con il lavandino, i fornelli e il portapotti sotto. E ho detto mobile? Ovviamente non voglio mettervi fretta, ma se volete mettete un like al video se poi vi piace e magari condividetelo con amici che devono fare le stesse cose. Bene, continuiamo. Bene, sono arrivato a un dunque. Praticamente il lavandino va messo così. Abitato qua dietro, abitato qua. Bene, adesso rifaccio questo qui perché questo qui è sempre stato provvisorio, con la sua bella guarnizione come questa, e poi relative modifiche sotto. Bene, all'opera. Il lavoro consiste in questa operazione: prendere il cassettone, smontare lo schienale, prendere il pezzo da cui ricavare il pezzo definitivo. Mi piace un sacco questo tavolo, che non è fatto per fare queste cose, ma è molto modulabile e mi sono trovato veramente bene. Per cui se avete un vecchio tavolo non buttatelo via, potrebbe essere utile per dei lavori del genere. Poi ho ritagliato la parte che mi servirà per far passare i tubi del lavandino, prendo la fresa con la solita lama per fare l'intaglio, calibro bene l'altezza del taglio e procedo nel fare l'incavo per la guarnizione e copio i buchi dal vecchio pezzo e riavvito tutto quanto insieme, facendo attenzione a non sbagliare con i vari accoppiamenti, ma non ne ho fatto abbastanza perché poi ho dovuto rifare qualche buco. Risolto questo problema ho messo una bella guarnizione al lavandino e l'ho posizionato in modo definitivo con delle viti, perché in caso di necessità posso ancora smontarlo. E poi ho applicato col solito sistema la guarnizione al suo posto, così quando apro completamente il cassetto ci sarà anche la guarnizione là. E dopo un po' di consultazioni con la Bing per capire quale sarebbe stata la posizione migliore per il lavandino, che alla fine ho deciso di usare quello originale. Ovviamente non sarà più sopra, ma sarà rivolto all'interno del lavandino. E nel frattempo si è fatto praticamente buio. Tomorrow. Rieccoci qua, nuova giornata di lavori. Adesso ho perso un po' il conto dei giorni che sto dietro a questa faccenda qua. Qui c'è il rubinetto vecchio che volevo usare perché non era niente male, ancora teneva perfettamente, però ci sono delle piccole problematiche, anche se questo qua è veramente bello. Comunque ieri sera ormai era quasi mezzanotte, per cui ho lasciato perdere. C'ha il suo fascino, no? C'ha il suo fascino, una volta pulito secondo me è ancora molto bello. Siamo messi così, ho di nuovo rismontato tutto quanto. Questo è il pezzo che va qua. Adesso c'è questo taglio per il profilo, quello largo, che sporge in modo che va sopra qua, per evitare che l'acqua bagni eventualmente questo legno qua. Il profilo di gommato andrà sopra questo qua di qualche millimetro, non che ci si fa la doccia su questa parte qui, però insomma meglio evitare, dai. Oggi dovrei riuscire a finirlo, compreso i collegamenti acque chiare e lo scarico delle acque grigie. Proseguiamo. Se non mi sbaglio avevo preso ben 20 metri di questa guarnizione qua, mi è avanzato solo questo. Ok, è abbastanza complesso questo mobile qua dietro, Avevo iniziato con l'idea che era molto più semplice, ma è un po' work in progress. Adesso ricentriamo i buchi. Bene, adesso proseguiamo velocemente. Ecco qua, bene, il lavoro finito, dai, ha il suo effetto buono, mi piace molto, c'è il riflesso, dai, non è proprio il nuovo, però va bene, dai, bello. Oltretutto è liscio, senza neanche un graffiettino, idem con patate per questo, è il
parafuoco, che sarebbe un paravento ma in realtà è per difendere il mobile. La cosa interessante è che oltre che fare da protezione per il mobile può essere usato anche come specchio la mattina. Ma un'altra cosa che ha, quando questo qua chiude, praticamente va a prendere anche perfettamente il fornelletto e lo schiaccia contro la parete. Tac. E questo non si muove. Cioè, muovo il mobile, ma lui non si muove. Ottimo. Ecco, vi faccio vedere come ho fatto per lucidare. Ho preso una spazzola metallica, a cui ci ho messo intorno dello scotch, che non c'erano fili pericolosi che potevano graffiare in giro. Ho preso una spugnetta di quelle per lavare i piatti normali, l'ho ritagliata più o meno tonda, ho fatto aderire la spazzola metallica alla parte qua, praticamente sta attaccata fissa, non si muove, e ho usato per lucidare la spugna, questa qua. Così se avete bisogno di lucidare un lavandino o altre cose potete fare così. Ovviamente non schiacciate troppo, perché sennò si arriva al punto che magari si riesce anche a graffiare qualcosa con la parte qua metallica. Bene, fatto questo, cioè adesso si mangia e poi dopo si prova questo e si collega. Fatto un attimo. Ok ragazzi, maledizione, mi sono sbagliato e adesso devo correggere un attimino questo pezzo dove c'è la scina. Praticamente il fornello, essendo imbucato lì, non va bene per quanto riguarda la temperatura che potrebbe formarsi intorno mettendo delle pentole grandi. E allora sì, la paratia in alto va bene, però intorno no, per cui diventerebbe un pochino troppo complicato, e poi lì un po' imbucato in realtà è un pochino scomodo da usare. Pertanto adesso faccio una piccola modifica. Ci sono le cerniere. Ne ho capito qualcosa. Avanti. Allora, eccoci qua. Vediamo di rimontare tutto. Sono dimenticato il trapano. Mamma mia. Devo rifare le scale. Vado a prendere il trapano. 12 seconds later. Bene, rimontiamo tutto. Questo. Tutto fisso. Bene. Bene, ho montato finalmente il cassetto. Qua adesso sto facendo i collegamenti, che sto cercando di trovare il modo di fare abbastanza fluido il movimento. Poi adesso tenete ben presente questa zona, che voi direte: ma com'è tutto questo spazio qua dietro vuoto? Non è vuoto. Allora, qua il tubo adesso va giù, fa il giro, ma lo lascerò molto abbondante. Vedrete che se funziona è una cosa pazzesca. Seguitemi, iscrivetevi al canale, è gratuito. E poi quando arriverà il momento di questa cosa qui, se funziona, è la svolta per i vostri bagni. Continuiamo. Adesso operazione delicatissima. Questo vale tutto. Vediamo un po'. Perfetto. Tiriamo a mano. Bene, dovrebbe funzionare. Dunque, qua abbastanza in linea. Si apre. Avevo calcolato per di qua. Taglierò questo per forza. Sarò demente. Comunque, smonto questo, lo taglio. Beh, almeno si smonta facile. Come avete visto, ogni pezzo è smontabile a sé stante dal resto. Sì, c'è un po' sta mania io, però così. Andiamo a tagliarla. Rieccoci qua. Adesso la tagliamo senza problemi con questa bellissima oltranza che avrà almeno 100 anni. Adesso una piccola spenatina. Senti che roba. Non c'è neanche la bava. Che attrezzo fantastico. Continuiamo. Ok, adesso una piccola rifinitura.
Adesso un po' di lima, un po' di carta fina, sempre più fina, finché si lucida il tutto, in modo che diventa tutto splendido uguale anche il bordo lavorato. Faccio vedere il lavoro finito. E già che ci siamo faccio anche un pezzettino mancante del mobile. Allora, vediamo se riesco a farmi male in diretta. Bene, ancora tutte le dita. Non ho rifatto la casa, prima sarebbe stato da fare il taglio nella zona che mi interessava e poi dopo ritagliare il pezzo. Va bene, con un po' di pratica e un po' di dimestichezza magari si può fare a meno, ma se non siete abbastanza pratici con le mani magari non fatelo. Three weeks later. Eccoci qua, allora, questo qui era l'idea iniziale, il primo bozzetto che avevo fatto praticamente per il mobile e adesso è così. Dai, è arrivato abbastanza simile a come l'avevo pensata, ma adesso vi illustrerò per bene il mobile. Ma prima di illustrarvi il mobile voglio farvi vedere come ho fatto a fare questa canaletta, perché non ho trovato la canaletta delle misure che volevo io, dunque l'ho creato facendo così. Praticamente ho fissato prima al muro il quadratino di legno e poi da sotto ho fissato il profilo sul quadratino di legno e qui al lato rimane pure dello spazio per passare eventuali cavi, che mi farà ultra comodo. Come avete visto da tutti i lavori fatti è stato un bel po' complicato farlo, ma tra errori, sbagli, misurazioni sbagliate e altre cose sembra che ce l'ho fatta. Dunque il mobile 2 in 1. Allora, come avete già visto in altre ispezioni di video, il mobile è composto da 3 settori principalmente. Iniziamo dalla parte bassa dove abbiamo il portapotti, fuori così su rotelle con un sistema di bloccaggio a peso. Nel momento in cui c'è peso c'è grip sui 2 gommini e non si sposta più, che va perfettamente all'interno della sede. Qui c'è il reparto bagno, c'è dentro tutto quello che riguarda l'igiene intima, carta igienica, shampoo e tutte queste cose che servono, lucettina notturna che può essere anche bianca, carina questa qui, ricaricabile manovella, è troppo simpatica, dell'acqueccia, e devo dire funziona bene e la batteria dura tantissimo e quando si ricarica a manovella si riesce ad avere una bella autonomia girando non troppo la manovella. Da qua respirerà il riscaldamento, che come avete visto ho fatto un passaggio d'aria che passa dentro il mobile qui fino ad arrivare al riscaldamento, che ovviamente adesso non è ancora definitiva la cosa, ma ci farò un video apposta perché sarà abbastanza complicato anche quello, sarà un po' di cose da vedere, comunque sarà un altro video. Poi qui abbiamo un piccolo stivaggio per poter mettere piccole cose, ma anche questo è riservato a una cosa che vedrete nei prossimi video. Qui all'interno attualmente c'è un serbatoio provvisorio delle acque grigie, il serbatoio delle acque chiare e qua sotto c'è il riscaldamento che ovviamente dovrà essere ancora terminato, come ho detto, ma lo vedrete in un altro video. Questa zona qui è riservata praticamente al riscaldamento e portapotti. Qui abbiamo la dispensa che adesso abbiamo già utilizzato in un weekend con amici per vedere un po' la funzionalità e devo dire che si è rivelata veramente pratica. Questo è ancora vuoto, abbiamo messo questi contenitori in materiale sembra lana pressata, che quando metti dentro le cose non fanno assolutamente rumore, stanno tutte quante belle ferme, un ottimo sistema, ve lo consiglio. Qui abbiamo una serie di pentole, tutte quante ne state una dentro l'altra. Qui ci sono tutto quello che riguarda la colazione, bottiglie, posate, mangiare, insomma dentro questi contenitori qua sta tutto quanto bello fermo. Questo qui è la dispensa. Qua sopra c'è un comodo vano dove adesso teniamo quelli per mangiare, ma in realtà ci si può mettere tante altre cose. Questa è una piccola centralina del furgone, molto semplice, luci, pompa acqua, frigo, che arriverà anche quello, e l'uscita, mentre in questa uscita qui ci sarà collegato il riscaldamento, che posso anche staccarlo definitivamente perché può essere che magari io non so per qualche settimana non uso il furgone,
e allora voglio poterlo staccare completamente, anche perché per quanto poco consuma pochissimo, però consuma anche da spento. Poi c'è il pezzo forte del mobile, questo cassettone qua. In questo cassettone abbiamo il lavandino, che è anche già un po' sporco, del resto l'abbiamo usato, il lavandino che è risultato più comodo del previsto, questo rubinetto in questa posizione, una volta pulito è venuto anche, devo dire, bellino. E qui abbiamo il fornelletto, quando faccio il caffè, che è piccolino, rimane qua dentro, metto un magnete che tiene, a me piacciono i magneti. Nel momento in cui ho bisogno di mettere su qualcosa di grosso, faccio altro che fare così, e così posso utilizzare le pentole grandi senza rischio di rovinare intorno al mobile. Se voglio posso tenerlo anche più in qua, posso tenerlo più in là, insomma tutto il piano è pari, per cui. E questo è quello che riguarda il mobile 2 in 1. Come vi ricordo c'era un mobile qua sotto proprio che ostruiva troppo, e quando il letto era fatto praticamente bisognava fare la conta per chi stava in piedi e per chi stava nel letto, e invece così funziona, finalmente si riesce a muovere meglio all'interno di questo minivan. Qua ci sono, qua e là ci sono i blocchi del cassetto, fanno in modo che quando è dentro è chiuso, questo qua non si muove, perfettamente aderente, non traballa, non succede niente. Perfetto, ho provato già in situazioni abbastanza limite, perché come detto al furgone non va niente e bisogna sempre mantenere l'andatura, curve, non curve, gomito, rotonde, si fa sempre tutto a manetta, per cui ho notato che sta tutto bello fermo, non c'è nessun rumore, una cosa eccezionale. Altri lavoretti che ho fatto tutta questa parte qua con quel bordino che vedete lì, che adesso vi faccio vedere anche dalla porta, copre tutto quanto quello che c'era prima, i vari spessori. Questo è l'indicatore del livello dell'acqua. Schiaccio qua, si accende la luce e vedo direttamente nel serbatoio quanta acqua c'è. Questa qui è una bocchetta di riscaldamento, ancora non funziona. Questo è lo sfiato del vecchio sistema di riscaldamento che verrà ancora utilizzato. Praticamente si apre in questo modo qui e si chiude, e sarà lo sfogo per l'aria, ma vedrete perché e in che condizioni sarà usato. E adesso devo dire che lo spazio è veramente tanto, è tanto rispetto a prima. Adesso invece, fantastico, mamma mia che bello. Dunque spero che questi video sull'argomento mobili 2 in 1 vi sia piaciuto abbastanza. Se non avete visto tutti quanti, andate a vedere gli altri video dove c'è ogni lavorazione singola spiegata, insomma spero abbastanza bene da essere comprensibile. Condividete con amici che magari hanno bisogno di fare un lavoro simile per il loro van, camper o qualsiasi altra cosa. Poi se questo video vi è piaciuto, comunque come dicevo prima, magari mettete anche un bel like, che fa sempre piacere a me e anche all'algoritmo. Commentate, che quello fa molto piacere all'algoritmo e anche a me. E poi se non volete perdervi altri lavori simili o altre smanettate di qualsiasi genere e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Per cui da me il mobile 2 in 1 e arranco è tutto, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!